Altro appuntamento con Dreaming Roma. Oggi in studio ci è venuto a trovare un altro fedelissimo di questi colori, Fabrizio Marazzotti. Ciao a tutti, ciao a tutti. Fabrizio, sei ancora preoccupato per questa intervista? Perché mi hai scritto ieri, lo possiamo dire, No, no, non sono un po' emozionato perché magari sono abituato a quelle al del campo. campo, sì, sì, però preoccupato no, dai. Però io ti ho risposto in un certo modo, no? Ci facciamo due Due risate. chiacchiere, sì, due chiacchiere, due Perché risate. poi alla fine tu sei un po' il romano del gruppo, cioè, Sì, per un sì, altro come te nato a Roma vuol dire sempre sorridente, sì, sì. solare, cioè quanto fa bene una figura come la tua in Ma un gruppo? io cerco sempre di trasmettere la mia, la mia allegria a tutti, alla squadra, sono così di carattere, magari neanche me ne rendo conto, però tutti me lo dicono questa cosa. Però sono contento così, io la vivo così, no? Ma ti piace anche fare scherzi, oppure è solo un modo Sì, di... sì, Dai, sono... raccontacene uno, dai, uno solo. No, magari oggi in doccia mettevo lo shampoo a quelli magari che già si stanno sciacquando così in continuazione, così non si finisce mai di lavare. No, è perché si vede proprio che ti piace stare in gruppo, no? Cioè, Sì, sì, questo quasi uno spremere fino alla fine lo stare con i sì, sì. compagni, lo No, a stare in me squadra. sì, sì, sono un ragazzo di compagnia, mi piace stare con gli altri compagni, poi per fortuna mi trovo bene con tutti, quindi va bene così. In ritiro durante le trasferte, No, chiacchieri, PlayStation. no, la Play non gioco molto, però là magari facciamo un po' più i seri, tra virgolette, perché poi ovvio la partita la domenica va approcciata in modo diverso. Ok, quindi durante la settimana si gioca e si scherza, poi Poi ovvio, il nel sabato weekend sera si dorme gara. perché domenica c'è la partita. Questo te l'hanno detto di dirlo No, oppure... no, assolutamente, assolutamente. Nulla di preparato. Continuiamo. Nato a Roma, Sì. esattamente dove, in quale quartiere, che rapporto hai con la città? Io sono nato, ho fatto i miei primi anni, i primi 5 anni in Corso Trieste, Coppedè, quartiere Coppedè. Poi i miei genitori sono entrambi di San Lorenzo e infatti ho tutti i nonni lì e dopo 5 anni in quartiere Coppedè abbiamo deciso di avvicinarci a loro perché era giusto così, vivevo un po' più i nonni così. Quindi, È sempre comunque nel esatto. cuore della città, cioè. Esatto, esatto. E con Roma è casa, Roma è più che una città, appunto ho tutti i parenti qui a Roma, io ho pochi parenti fuori, anzi tutti veramente dentro Roma e è più che una semplice città per me, è veramente casa, amore, è tutto. Ecco, e quindi che significa per un bambino di 9 anni, dopo i primi calci alla Spes Artiglio, ti chiama la Roma? Che succede? Che succede a quell'età? Quell'età magari neanche te ne rendi conto, però è un gran cambiamento perché passare da una società dilettantistica piccoletta, perché comunque è piccola, a una delle squadre più importanti d'Europa, più importanti penso d'Italia, è un gran cambiamento, quello sì. E chi ti ha aiutato a gestirlo questo cambiamento? Ma come ho detto prima, in realtà a L'incoscienza... quell'età neanche me ne ero reso conto più di tanto. Poi pian piano gli anni passavano, ho capito che c'era qualcosa e quindi mi ha aiutato molto la mia famiglia, ovviamente. Romanista? Tutti, tutti. Abbonati in Curva Sud, alcuni, mio fratello abbonato in Curva Sud, tutti romanisti. Sì, sì, sì. Quindi è una festa ogni giorno Oh, sì, sì, praticamente. ho i parenti veramente abbonati in Curva da anni. Mio padre è stato abbonato, quindi sì, 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 tutti romanisti. E quindi se esordisci con questa maglia in Serie A, che succede? Abbiamo Succede che, 50 persone nello succede stadio. che in curva ci stanno 50 parenti che... No, però a parte scherzi, Beh, come te penso... lo immagini però? Perché non puoi non pensarci No, adesso, dai. no, ci sono giorni in cui lo penso ovviamente, però la gente che... Cioè, i zii che mi chiedono la maglia sono tanti, la maglia è una, quindi penso alla mia famiglia, quindi sì, sì, No, quella si conserva, si mette sotto chiave. assolutamente, assolutamente. E dicevi gli anni, no? Poi sono passati, giorno dopo giorno ne sono passati 11. 11, sì, sì, Insomma, sono tanti, sono sono tanti. tanti. Ricordi? Se ne devi Ricordi... scegliere due o tre? No, allora, penso che ogni anno qualcuno ti lascia qualcosa, però penso, ricordo l'annata più bella, Under 17 con mister Ciaralli, Mm. eh, e quella che stiamo passando adesso, quella sì. L'anno della tournée in America, quell'anno lì. Bravo, quell'anno con mister Ciaralli ci siamo divertiti molto. Io davo tanto a lui dava tanto a me, mi sono trovato veramente bene sia con lui che con lo staff.
Ecco, ha un po' anticipato quella che era la domanda successiva, perché ti avrei chiesto anche una persona. Sei molto legato a Mister Ciaralli? Sì, sì, sì. Indicheresti lui come la persona all'interno del settore giovanile alla quale ti senti un po' più legato? Sì, Tra le tante, perché poi... ovviamente, come ho detto prima, ogni anno che passava qualcuno qualcosa ti lascia. Però penso che con Mister Ciaralli e con lo staff di quest'anno, perché appunto Mister Falsini, comunque è anche merito un po' suo del mio rinnovo, no? E Mister Falsini e Mister Ciaralli sono quelli che mi ci sono trovato meglio. La partita che rigiocheresti è la finale dello scorso anno? Purtroppo sì, perché sono ferite che comunque rimangono. Ovviamente volevamo che il finale fosse diverso, però Però c'è sempre speriamo, un'altra possibilità, a esatto. volte, anzi, spesso il calcio ne dà di possibilità, Sì, ne sì, sì. parlavamo anche con Graziani quando è venuto a trovarci lui, insomma, voi 2005 ce l'avete un po' come pallino quello di riarrivare in fondo. Sì, sì, perché appunto come ho detto è una ferita ancora aperta. Noi vogliamo quest'anno cambiare il risultato finale. In 11 anni di Roma ti sei anche evoluto molto come giocatore, perché giocatore sempre offensivo, però seconda punta, attaccante esterno, trequartista, ora mezzala, diciamo offensiva, comunque mezzala Sì. di qualità. C'è un ruolo che preferisci? Mezzala offensiva e trequartista secondo me sono i ruoli che mi appartengono di più, quelli dove mi trovo meglio e penso che riesco a dare di più il mio contributo alla squadra. Quindi in questo processo di crescita alla fine sei un po' arrivato a un punto d'arrivo per certi versi, tatticamente intendo. Sì, 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 appunto arrivo penso sì. Questa quindi è anche la tua stagione della consacrazione? Sì, penso e spero che si possa concludere con quello che abbiamo iniziato, che stiamo facendo un grandissimo lavoro a livello di squadra e spero di finirlo altrettanto. Fantasia tanta, dribbling, vedi la porta, assist, dove devi migliorare invece? Beh, c'è sempre da migliorare, pure queste cose che hai elencato te vanno migliorate tutte. Poi ovviamente secondo me devo migliorare molto fisicamente la fase difensiva. Quello sì, devo migliorare. La fase difensiva, anche qualche rimprovero è arrivato in stagione oppure... Sì, 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 Perché sì, poi ovviamente un conto è stare più avanti nel campo, un certo. conto è essere una Mo, mezzala. appunto con la mezzala prima difendevo poco, adesso che sono mezzala c'è da difendere, quindi devo migliorare. Ci racconti Marazzotti? Immagina una persona che non ha mai visto una tua partita, no? Di fronte ce n'è uno che ne ha vista qualcuna. Una persona che non ha mai visto una tua partita. Quali sono le prime cose che diresti di te stesso? Ma sono un ragazzo che per la squadra dà tutto. Appunto, mi definisco una mezzala offensiva dinamica che, che cerca di aiutare la squadra il più possibile. E poi, ovvio, se viene il gol e l'assist, quello sempre meglio. Però voglio in primis aiutare la squadra. Secondo te devi essere anche un po' più cattivo in campo, agonisticamente parlando, ovviamente. Sì, 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 potrebbe essere anche quella un'altra cosa che devo migliorare. Invece come persona, come ragazzo, come uomo, quanto sei cresciuto in questi 11 anni qui dentro? Tanto. Sono entrato all'età di 9 anni, cioè nel senso ero veramente un bambino. Adesso, dopo 11 anni, posso dire che sono cresciuto, ma non solo calcisticamente, anche a livello umano sono cresciuto tanto. 26 febbraio 2025 è il giorno più bello della tua vita finora? Penso di sì, il giorno... Tra i... Sì, 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 beh, è stato un giorno veramente emozionante, bellissimo, bellissimo proprio. Sono quei giorni che dici, cavolo, i sacrifici che sto facendo fino a mo', vedi, vengono ripagati e sei contentissimo. Quando è arrivata la telefonata del tuo agente o magari proprio della Roma in cui ti hanno detto ok, abbiamo trovato l'accordo, devi venire in sede a firmare il rinnovo? I primi di febbraio comunque già c'era qualche chiamata, qualcosa, però io finché non vedevo tutto scritto dicevo sì, ok, però quando è che è il giorno? Quando è? Quando è? Però poi quando è arrivata la comunicazione che era tutto fatto è stato emozionante. Mia madre, i miei genitori neanche te lo sto a Hai dire, guarda. pianto? Io sì, mi sono emozionato un po' e pensa che mia madre, i miei genitori non sono neanche voluti entrare perché hanno Non detto ce se l'hanno no qui, fatta. no, 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 l'ho detto loro romanisti, quindi meglio che sono rimasti fuori.
Allora cosa significa per la famiglia Marazzotti questo rinnovo, non solo per Fabrizio? Penso orgoglio, orgoglio, sì, penso che orgoglio perché siamo contenti che è una cosa che volevo e loro ovviamente vogliono vedermi felice e sanno che con questo rinnovo appunto mi ha reso tanto felice. 11 anni fa ti aspettavi di arrivare a un passo dal professionismo? Cioè, 11 anni fa era più un sogno, poi pian piano è diventato un obiettivo, quindi no, non me lo sarei aspettato, però poi col passare degli anni ci credevo sempre di più. Questo è il tuo ultimo anno di settore giovanile, lo dice la carta Sì, d'identità, non si, sì, sì, sì. non si mente. E, sei più impaziente di scoprire cosa c'è dopo o anche un po', non spaventato, però preoccupato, perché poi dopo 11 anni sei in comfort zone e non Certo, sai dopo che succede. certo. Allora, non ti nascondo un po' di tensione c'è, però sono molto anche curioso da quello che mi aspetta. Sono molto curioso, voglio confrontarmi col calcio dei grandi, quindi da una parte c'è una piccola tensione, dall'altra non vedo l'ora. Voglio confrontarmi col calcio dei grandi, con le persone più grandi che hanno tanto da dirmi, e magari pure loro possono dirmi dove posso migliorare. Finora abbiamo raccontato di un ragazzo effettivamente legatissimo alla città, alla famiglia, alla maglia. Ci può stare nel percorso di un ragazzo anche un'esperienza fuori. Assolutamente. Che significa per te lasciare questa città per Oh, la prima volta, la no, che famiglia? è un'altra bella sfida dove non vedo l'ora, cioè nel senso può, può essermi utile pure allontanarmi dalla città, posso migliorare, quindi sono contento. Come ho detto prima, sono curioso di quello che può avvenire. Qual è la tua ambizione nel calcio? È arrivare il più in alto possibile, con questi colori, magari con la maglia da nazionale, però dove posso arrivare voglio arrivarci. Il più in alto possibile, Champions League, nazionali, due mondiali, dove posso arrivare voglio arrivare, senza limiti. Che significa per te indossare la maglia della Roma? Per me è veramente qualcosa di forte, è indescrivibile. Poi ovvio se mi devi dire qualche aggettivo penso che ti posso dire responsabilità, amore, passione e soprattutto orgoglio. Come si trasmette questa cosa anche a chi non è romano e romanista come te? Perché poi il settore giovanile ultimamente anche condivide lo spogliatoio con ragazzi che arrivano da tutto il mondo. Penso che La vivi come una responsabilità questa? un po' sì, però penso che sono tutti intelligenti e lo capiscono quanta passione c'è dietro la Roma. E io posso dire magari al derby, guardate che non è una partita come le altre per noi, però poi deve scattare a loro ma penso che se ne rendono conto da soli quando vengono qua e tutti i giorni ci stanno 100 tifosi fuori ad aspettare i giocatori, tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i pomeriggi, penso che lo capiscano da soli. Qual è il tuo punto di riferimento tecnico dentro Trigoria? Il giocatore che ti piace più? Ah, magari anche un idolo se c'è. Quando ti alleni con campioni che possono essere, che lo vedi dal tocco di palla, ovvero Paredes, Dybala, poi quando vedi professionisti come Mancini, puoi solo che migliorare. Però se mi devi dire un giocatore che quando salgo su rimango a bocca aperta, Sule, Dybala, Paredes sono quelli che tecnicamente mi piacciono di più. L'Olimpico ti fa paura? L'Olimpico l'ho sempre vissuto da spettatore, dentro il campo mai, quindi non lo so, sono emozioni che ancora devo provare, non lo so. Quanto le vuoi provare queste emozioni? Tanto, tanto, ovviamente è il sogno di tutti i bambini, penso, no? E come ho detto prima, viverlo dai spalti è un conto, da dentro non lo so. Allora in bocca al lupo. Grazie mille.